Carissimi benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Io sono Gennaro del canale YouTube Smart Video Photography. Oggi molto su giri perché andiamo a approfondire un po' il multicam di LumaFusion 4.0. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. E dopo aver fatto il chuck andiamo ad approfondire alcuni comandi che possono sembrare anche al primo occhiata semplici da utilizzare, ma nascondono qualche insidia, nel senso che cancellazioni accidentali. Quindi ho realizzato questo video, perché sono da solo, ho realizzato questo video sulla come tagliare le clip sulla timeline con il multicam, come spostarli, come copiare gli effetti, come ridimensionarli, eccetera. Quindi guardatevi questo video che spero che sia utile per migliorare ovviamente la conoscenza del multicam di LumaFusion 4.0. Ci rivediamo alla fine. Allora ragazzi, il taglio questo sconosciuto. Allora, c'è da dire questo: prima di andare a vedere il taglio bisogna capire la selezione. La selezione è fatta in questo modo. Come io genero il multicam, cioè eredito la timeline dal multicam, esco dalla funzione, viene generata questa timeline. Ok, perfetto. Se io clicco su qualsiasi clip, vedete, praticamente viene di nuovo ovviamente accesa la funzione multicam e selezionata tutta la timeline per intero. Quindi cosa vuol dire? Che a questo punto io posso andare a applicare ovviamente un effetto a tutto il mio filmato, a tutto il mio audio, eccetera. Quindi se vogliamo fare un'operazione del genere, prima di tutto applicare al mio filmato un effetto unico, diciamo sulla colorazione, per esempio, dobbiamo, prima di effettuare qualsiasi operazione, colorare e inserire l'effetto, l'UZ o quello che sia, sul filmato globale. Perfetto. Perché? Ora vi faccio vedere perché. La selezione è questa, una di queste. Se voglio ovviamente applicare un effetto alla singolo segmento dell'angolo che ho importato, devo cliccare nuovamente sulla sezione che voglio modificare, ok? Come normalmente facciamo nella timeline di LumaFusion senza multicam. Quindi se io voglio andare a applicare un effetto su questa pozione, ok, clicco 2 volte, perché la prima volta praticamente seleziona tutta la timeline, la seconda volta invece seleziona il segmento. Quindi a questo punto si accende la matita, non si accende, si accende la matita in questo caso, ma nella globale non capisco perché. Posso andare a fare così e andare a inserire ovviamente un effetto. Io adesso metterò una colorazione molto banale per far vedere la differenza, ok? Quindi vedete che adesso è applicata qui e qui, ok? Qui no e qui sì. A questo punto torno in re, ok? Faccio così. Qui vedete che non c'è la matitina, quindi devo andare qua negli effetti per applicare un effetto globale, ma io lo vado a fare così e adesso vedrete che su tutta la mia timeline è stata applicata questa correzione, chiamiamola così, ok? Quindi, capito questo, possiamo andare avanti. Ecco, un'altra cosa da tener conto: la traccia audio è unica, ok, per tutta la mia durata del video, finché non faccio qualche operazione che a questo punto si suddivide. E qual è la prima operazione che suddivide le tracce audio? È proprio la possibilità di ridimensionare la mia clip. Quindi io, se vado qua, vedete che qua è finito, ok, il filmato è finito. Vi ricordo sempre selezionare una volta e un'altra volta la clip. Se io prendo adesso la mia clip come faccio normalmente in una timeline normale,
A questo punto vedete che il mio audio si è staccato da tutto il resto, ma anche questa traccia, questo segmento non è più diciamo inglobato in tutta la timeline. Infatti se io vado a selezionare questa, vedete, e si seleziona nuovamente tutta la timeline, ma se io seleziono questa, no, assolutamente no. Quindi, ripeto, prima di fare una colorazione o qualsiasi modifica anche di movimento camera a tutto il filmato, non fate nessun'altra operazione di taglio o ridimensionamento che sia. Perfetto, andiamo avanti. Se invece voglio applicare un effetto tipo una colorazione o un movimento camera oppure qualsiasi cosa, uno spostamento a un angolo però che sia praticamente per tutta la timeline, vedete che questo angolo qua appare nella prima sezione del timeline, poi appare qui. Ecco, cosa faccio? A questo punto vado sempre qua in sincronizzazione, vado sulla traccia a questo punto ad angolo dove voglio applicare l'effetto, ci clicco 2 volte o vado sulla matitina sotto e vado ad applicarci l'effetto desiderato, qualsiasi cosa, un movimento di camera, non so se voglio anche ingrandire per far levare l'iPad, ok, qualsiasi cosa. Vado indietro e vado su chiudi e se andiamo a vedere adesso, ok, questo è l'altro segmento e questo qua, anche questo, il primo è stato modificato, quindi ho aggiunto un effetto e una posizione a tutto l'angolo globale della timeline, ok? Quindi se vedete il fronte, la ripresa frontale, ha sempre questo effetto e questo movimento. Ok, perfetto. Per l'audio invece la cosa è diversa, perché io sì che posso qua applicare ora un effetto all'audio. Ecco, anche qua attenzione, perché anche qui una volta si seleziona tutto e un'altra volta sull'audio seleziono l'audio. Quindi a questo punto vado nella matita e vado ad applicare l'effetto che voglio, ok? Qualsiasi cosa voglio. Quindi ora il mio effetto è applicato su solo questa porzione d'audio. Infatti se io vado a sentire all'inizio, benvenuti ragazzi o ben ritornati in questo nuovo video, sono Gennaro del canale di Smart Video Photography. In questo video è ok, questo risulta più alto di quest'altro perché questo adesso l'abbiamo staccato, ok? Quindi attenzione anche qui, ma ovviamente attenzione nulla, perché se io faccio così adesso vado qua e vado a levare ovviamente la mia compressione e voglio applicarla nuovamente a tutto l'audio anche se è stato staccato, cosa faccio? Vado sempre in sincronizzazione, vado sull'audio, ok? A questo punto sulla traccia audio vado sulla mia matitina o vado all'interno delle impostazioni cliccando 2 volte e vado a fare ebbene sì, ci siamo, LumaFusion quello che devo fare. Ha lasciato l'aggiornamento 4.0 e in questione il modulo multicam. Ma prima di continuare, mi raccomando, prima che finisca il dito qua dentro, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche. Ecco, in questo video ebbene sì. ok, perfetto. Adesso vado indietro e se andiamo a sentire l'audio è praticamente su tutto uguale. Benvenuti ragazzi o ben ritornati in questo nuovo video, sono Gennaro del canale di Smart Video Photography. In questo Ci siamo? Quindi possiamo nuovamente applicare su tutto l'audio ovviamente lo stesso effetto, avendo qualche possibilità di effettare magari, non so, un eco su una parte, una porzione di diciamo di timeline staccata dal resto. Ok, posso eseguire un taglio manuale sulla timeline come fosse una diciamo un filmato normale senza ovviamente avere la multicam. Mi posiziono con la testina in un punto e vado a fare il mio taglio. Ecco, attenzione, attenzione. A questo punto se io vado a selezionare tutto, ok, ancora unita perché non ho fatto una cosa manuale, devo stare attento a selezionare il segmento che voglio tagliare, ok?
Altrimenti, se io do la prima selezione e vado a fare cancella, che succede? Viene portato via tutto, ok? Quindi attenzione a questa mossa, quindi, ok? Cliccare sul segmento giusto da eliminare. Quindi posso tagliare, ok? Così il mio angolo, ok? Posso dividere l'audio. Come si fa? L'altra cosa che divide l'audio dal resto dalle clip è inserire un elemento aggiuntivo. Quindi io posso inserire un elemento come in una normale clip. Posso andare qua a fare più e posso andare a inserire, che ne so, una clip vuota. A questo punto vedete anche qui l'audio è stato separato dal resto della timeline, mentre questa resta sempre unita, tutta uguale, tutta insieme. Anche questo, dove io ho inserito, che adesso momentaneamente l'ho perso qua, è stata staccata dal resto della timeline. Ok, concludiamo veramente con lo spostamento, la copia e incolla delle clip. Io posso prendere una clip e spostarla ovviamente come si fa di solito. Vedete che vengono fuori i simboli, di solito come si fa con la timeline normale. Posso anche andare, devo selezionare, ok, il tutto, andare a fare un bel copia e andarla a incollare dove mi pare. La metto in coda così siamo tranquilli, vado qua e faccio incolla e quindi la mia clip viene incollata. La stessa cosa vale per gli effetti. Per dire, se io adesso qui non ho nessun effetto, vado qua sulla mia, diciamo, porzione di video che non è ancora effettata, vado a fare così, ci metto un effetto diverso da quello, ovviamente prendo un effetto veramente visibile, se no siamo del gatto. Faccio così, vado qui, sempre la solita cosa, devo selezionare la clip, però attenzione, selezionare con 2, vado qui, sempre nella stessa posizione, faccio copia. A questo punto vado sulla clip a quale devo inserire, questa c'è già l'effetto, però ce ne stiamo lo stesso, faccio così, la stessa cosa, e vado a fare un bel incolla. L'effetto non c'è perché ce n'ha 2, ovviamente. Adesso facciamo così, allora, perché è giusto, ecco, questa è un'altra cosa. Questo è un effetto che io ho inserito a monte nel multicam, quindi non posso fare un copia e incolla. Ok, non posso copiare e incollare l'effetto, devo per forza andare a incollarlo, cioè devo togliere. Adesso vi faccio vedere, avete visto il messaggio, vado qua, elimino l'effetto inserito qua dentro, perché quando lo inserisco in multicam non posso più inserire effetti al di fuori del multicam. Una volta inseriti qua dentro devo starmene così. Posso ovviamente fare i movimenti di camera, ma non posso inserire effetti. Vediamo un po' se Gennaro ci ha azzeccato. Non ho copiato nulla però. Perché si disattivano sempre? Che io li ho sempre attivati. Non so se... Vediamo un po'. Ok, vedete, praticamente non posso applicare un effetto al di fuori del multicam. Cioè, vabbè ragazzi, è anche giusto forse così. Bene, 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 bene. E allora avete visto com'è bello questi comandi? Come sono belli e come sono insidiosi, perché la cancellazione potrebbe essere anche accidentale. Avete visto che se non selezionate 2 volte la clip, cancellate tutto, e quindi se non avete prontezza di riflessi a fare un undo, perdete tutto quello che avete fatto. Bene ragazzi, avete visto quante funzioni sono più o meno simili alla timeline normale, con un video normale di LumaFusion, però ovviamente è bene, ok, conoscere alcuni comandi e vedere come funzionano. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, allora condividetelo con i vostri amici, che mi fate un grande favore. E ovviamente soprattutto iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò, essendo gratuito, e potete, se non vi piace la faccia di Gennaro, disiscriversi in qualsiasi momento. Con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare
girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!